Ciao a tutti e bentornati sul canale di Dolce Vita. La giacca che avete visto nell'anteprima è il nuovo tutorial di oggi. Il filato è l'Ecodonni nei colori corda e bianco. L'uncinetto di lavorazione è il 4,5. Siamo pronti, vi lascio il tutorial. Allora, lavoreremo due pannelli identici, uguali, quindi io vi sto facendo vedere appunto il mio pannello. Vedete, abbastanza lungo, misura 94 cm di lunghezza e 26 di larghezza. Il motivo che ho scelto è il punto X. Per lavorare questo punto abbiamo bisogno di 3 maglie. Io nel mio progetto ho montato 120 maglie in ogni pannello, naturalmente 120 in questo pannello e 120 nell'altro pannello. Qui farò un piccolo campione per farvi vedere il motivo, quindi se voi dovete fare una taglia più grande basta fare più catenelle all'inizio iniziale. Ad esempio io ne ho montate 120, voi ne montate di più, mantenendo sempre il 3 del motivo. Quindi fate più catenelle all'inizio e più centimetri di larghezza. Io mi sono fermata a 26 centimetri perché sto facendo una taglia S. Ok, quindi detto questo vi lascio al tutorial. Allora prendiamo il filo e l'uncinetto e montiamo le nostre catenelle. Io qui sto facendo un piccolo campione. Nel mio progetto originale ho montato 120 catenelle per una taglia S. Qui farò un piccolo campione. Andiamo, facciamo 2 catenelle, prendiamo il filo sull'uncinetto, entriamo nella quarta dall'uncinetto e facciamo la seconda maglia alta. Entriamo nella catenella successiva, maglia alta, quindi lavoriamo tutta la riga di maglie alte. Quindi nel progetto 120 catenelle, 120 maglie alte. Terminata la riga di maglie alte, giro il lavoro, entro nella prima maglia e vado a fare una maglia bassa e aggiungo 3 catenelle, 1 2 e 3. Questa è la nostra prima maglia altissima. Quindi filo 2 volte nell'uncinetto, entro nella maglia successiva e vado a fare un'altra maglia altissima, filo 2 volte sull'uncinetto, un'altra maglia altissima. Quindi 3 maglie altissime. Quindi come iniziamo il pannello finiamo con 3 maglie altissime. Quindi prendiamo il filo 2 volte sull'uncinetto, entriamo nella maglia successiva, prendiamo il filo e lavoriamo la maglia a metà, 2 asoline solamente, rimangono 3 asoline nell'uncinetto. Prendo il filo sull'uncinetto, salto una maglia, vado in quella successiva, entro, pesco e lavoro 2 2 2 e 2. Faccio una catenella, prendo il filo sull'uncinetto, entro nelle 2 asoline che si sono formate, chiudendo, praticamente si formano queste 2 asoline. Quindi entriamo, peschiamo il filo e lavoriamo una maglia alta regolare. Quindi è venuto il nostro punto X. Di nuovo filo 2 volte sull'uncinetto, entro nella maglia successiva e lavoro a metà, la maglia a metà. Mi rimangono 3 asoline nell'uncinetto, prendo il filo sull'uncinetto, salto una maglia di base, vado in quella successiva e pesco il filo. Quindi chiudo 2, chiudo 2, chiudo 2 e chiudo 2. Faccio una catenella, prendo il filo sull'uncinetto, entro nelle 2 asoline che si formano, 1 e 2, e faccio una maglia alta,
Quindi ripetiamo: filo 2 volte sull'uncinetto, entro nella maglia, pesco il filo e lavoro la maglia a metà, quindi 2 asoline solamente lavoro. Prendo il filo sull'uncinetto, salto una maglia di base, vado in quella successiva, entro e pesco, quindi chiudo 2, chiudo 2, chiudo 2 e chiudo 2. Faccio una catenella, prendo il filo sull'uncinetto, entro nelle 2 asoline qui sotto, praticamente 1 e 2, e lavoro la mia maglia alta. Quindi continuiamo per tutta la riga e poi ci vediamo qui per continuare. Quindi ci rimangono 3 maglie alte, quindi 1, 2 e 3. Quindi come iniziamo? Abbiamo iniziato con 3 maglie altissime, finiamo con 3 maglie altissime. Filo 2 volte sull'uncinetto, entro nella maglia, chiudo 2, 2, 2, 2 volte il filo sull'uncinetto, entro qui, lavoro 2, 2 e 2, 2 volte il filo sull'uncinetto e entro nella catenella. Ecco qua. Ok, a questo punto facciamo una catenella e giriamo il lavoro. Quindi prendiamo il filo sull'uncinetto, entriamo nella prima maglia e andiamo a fare una maglia alta. Nella seconda maglia una maglia alta, nella terza maglia una maglia alta. Quindi sopra le 3 maglie altissime andiamo a fare 3 maglie alte. Prendo il filo sull'uncinetto, entro nella X qui dentro, diciamo nel punto V, questo punto, entro dentro e faccio 3 maglie alte, 1, 2 e 3 maglie alte. Prendo il filo sull'uncinetto, passo nell'altra X e vado a fare 3 maglie alte, 1, 2 e 3 maglie alte. Prendo il filo sull'uncinetto, passo nell'altra X e vado a fare 3 maglie alte, 1, 2 e 3. Quindi proseguiamo per tutta la riga andando a fare 3 maglie alte dentro il punto X e poi ci vediamo qui per continuare. Allora, terminate le maglie alte, andiamo a fare il prossimo giro, quindi facciamo una catenella e voltiamo il lavoro e andiamo a prendere il filo sull'uncinetto, entriamo nella prima maglia e andiamo a fare una maglia alta. Quindi questo sarà una riga di maglie alte. Quindi lavoreremo le maglie come si presentano. Quindi arrivati alla fine mi rimane l'ultima maglia da lavorare. A questo punto vado a chiudere a metà, mi fermo così con 2 asoline e vado a inserire il colore bianco. Quindi dobbiamo andare avanti alternando il color corda con il bianco, quindi andando avanti con questi 2 colori, quindi inseriamo il bianco e ricominciamo tutto da capo. Quindi dobbiamo inserire il bianco e ricominciare a fare i punti X. Quindi inizieremo girando il lavoro, inizieremo con 3 maglie altissime e poi andremo a fare il punto X. Alternando questi 2 colori andiamo avanti per i centimetri che ci servono. Quindi il motivo finisce con queste 3 righe, quindi punto X e 2 giri di maglia alte. Quindi alterniamo i colori per i giri che ci servono. Io mi sono fermata a 26 centimetri di larghezza, voi andate avanti per quanti centimetri vi servono a voi. Quindi completiamo i nostri 2 pannelli e poi ci vediamo qua per fare le cuciture. Allora, a questo punto, terminati tutti e 2 i pannelli, io ho fatto 2 motivi di corda, 2 motivi di bianco e un motivo di corde. Allo stesso modo ho fatto anche il secondo pannello. Ho diviso le maglie, quindi ho 120 maglie, ho diviso 60 da una parte e 60 dall'altra parte. Allo stesso modo ho fatto anche con il secondo pannello. Vi ricordo che i pannelli devono essere uguali. A questo punto andiamo a fare una cucitura partendo da questa parte e andando a finire al marcapunti. Quindi andiamo a fare questa cucitura. Allora prendiamo il filo e l'uncinetto e entriamo nella prima maglia. Quindi entriamo da una parte e dall'altra parte e andiamo a fare una
una maglia bassissima, quindi entro, pesco il filo e vado a fare una maglia bassissima, entro nella seconda maglia e vado a fare una maglia bassissima, quindi proseguo facendo le maglie bassissime fino ad arrivare ai marcapunti. Allora proseguiamo fino ad arrivare ai 2 marcapunti e poi ci vediamo qui per continuare. Allora sono arrivata all'ultimo punto, tolgo il marcapunti anche dall'altra parte e faccio l'ultima maglia. Io ho tagliato già il filo, quindi chiudo l'ultima maglia, quindi chiudo a maglia bassa e poi faccio il nodino. Ok, allora terminata la mia cucitura, vedete ho cucito fino alla metà dei miei pannellini, vado a prendere i pannellini e li piego così, 1 e 2, quindi questa è l'apertura della nostra giacchettina, vedete qui viene l'apertura della nostra giacchettina. A questo punto andiamo a fare l'apertura dello scalfo della manica, quindi calcoliamo le maniche, un 16 centimetri delle maniche, mettiamo dei marcapunti qua e andiamo a fare la cucitura qua, quindi 16 centimetri da una parte e vado a cucire questa parte e anche dall'altra parte, quindi andiamo a mettere un marcapunti qui e andiamo a cucire la nostra la metà della giacca. Quindi giriamo la nostra giacchettina dal rovescio e andiamo a cucire lo scalfo della manica. Quindi io calcolo 16 centimetri e poi il resto lo vado a cucire. Quindi io parto con i motivi, io vado a prendere i motivi, ecco qua, vado a prendere i motivi e lascio, ecco qua, 1 2 3 4 5 6 motivi. Al settimo metto il marcapunti, quindi al settimo motivo, nella settima X metto il marcapunti così e vado a cucire questo pezzettino sempre con l'uncinetto. Quindi prendiamo il filo e l'uncinetto e andiamo a fare la nostra cucitura. Quindi io parto da sotto, dalla prima maglia, quindi entriamo nella catenella, qui c'è la catenella, entriamo nella catenella, ok, 1 e qui c'è l'altra catenella e 2 e andiamo a fare sempre delle maglie bassissime, quindi e chiudiamo a maglia bassissime. Poi naturalmente i fili di lavorazione li andiamo tutti a nascondere, quindi 1 2, qui sono 3 maglie e 3, allora continuiamo la nostra cucitura. Allora continuiamo la nostra cucitura e arriviamo al marcapunti e poi ci vediamo qui per continuare. Fatte le mie cuciture, dopo aver unito, vedete, i 2 pannelli, fatta la cucitura al centro e poi ho fatto le 2 cuciture laterali ricavando lo scalfo della manica. Lo scalfo della manica misura 16 centimetri, mentre io ho una larghezza
della mia giacca di 50 cm e 46 di l'altezza, quindi larghezza 50 cm e altezza 46 cm. A questo punto andiamo a nascondere tutti i fili di lavorazione e riprendiamo il lavoro da questo punto. Allora, nascosti tutti i fili di lavorazione, riprendiamo il nostro lavoro. A questo punto dobbiamo lavorare in lunghezza, quindi per quanto la volete lunga voi fate i giri. Quindi riprendiamo il nostro lavoro e partiamo direttamente da qui. Quindi noi abbiamo maglia alta e una maglia altissima, quindi maglia alta, maglia altissima. Quindi partiamo direttamente dalla prima maglia che è qui, ecco qua, ok. Quindi faccio maglia bassa, 2 catenelle, valgono come prima maglia alta, passo nella maglia successiva, nella maglia alta, quindi questa è la prima maglia alta, passo nella seconda maglia alta e faccio una maglia alta. Qui abbiamo la maglia altissima, quindi andiamo a fare 2 maglie alte, quindi 1 e 2 maglie alte. Qui noi abbiamo le 2 maglie alte, quindi 1 e 2, quindi andiamo a fare nella maglia alta, andiamo a fare maglia alta, nella seconda maglia alta andiamo a fare una maglia alta, nella maglia altissima andiamo a fare 2 maglie alte, quindi 1 e 2 maglie alte. Qui ci sono le 2 maglie alte, ne facciamo una, la facciamo nella prima maglia alta e una nella seconda maglia alta. Passiamo nella maglia altissima e andiamo a fare 1 e 2 maglie alte, vedete si stringe anche un tantino, si sta stringendo, quindi maglia alta, facciamo una maglia alta, qui c'è la seconda maglia alta e andiamo a fare un'altra maglia alta, nella maglia altissima andiamo a fare 2 maglie alte, 1 e 2 maglie alte, quindi maglia alta e maglia alta, qui c'è l'altissima, 2 maglie alte. Quindi proseguiamo per tutto il giro, anzi vi faccio vedere questo pezzettino perché abbiamo una maglia alta qui e una maglia alta qui, perché qui abbiamo la cucitura, quindi andiamo a fare una maglia alta, la andiamo a fare in questa maglia alta, poi andiamo a fare nella cucitura, entriamo al centro della cucitura e andiamo a fare un'altra maglia alta e poi passiamo nell'altra maglia alta e andiamo a fare maglia alta. Qui abbiamo la maglia altissima, 2 maglie alte, 1 e 2. Qui abbiamo le 2 maglie alte, quindi entriamo qui, maglia alta e nella seconda un'altra maglia alta. Quindi proseguiamo per tutto il giro andando a lavorare le maglie alte così, quindi sulla maglia altissima ne andiamo a fare 2, sulla maglia alta ne andiamo a fare una. Quindi lavoriamo tutte le maglie alte e poi alla fine ci vediamo qui per continuare. Allora, terminato il primo giro di maglie alte andiamo a fare il secondo giro, quindi faccio una catenella e volto il lavoro, quindi andiamo a lavorare tutte le maglie alte come si presentano, quindi prendo il filo sull'uncinetto, entro nella prima maglia e vado a fare una maglia alta, quindi lavoriamo le maglie alte come si presentano. Quindi continuiamo e ci vediamo alla fine della riga per continuare. Allora, terminato anche il secondo giro di maglie alte, io faccio un altro giro di maglie alte e poi mi fermo come lunghezza. Quindi andiamo a fare il terzo giro di maglie alte, almeno per me, io faccio il terzo giro e mi fermo, voi se dovete andare avanti, la volete più lunga, andate a fare più giri e poi ci vediamo qui per fare il bordino. Allora, terminati i nostri 3 giri andiamo ad occuparci del nostro bordino. Quindi io parto direttamente da dove mi sono chiusa, quindi partiamo col bordino. Quindi noi abbiamo qui 3 giri di maglie alte, quindi 1 2 3, quindi dobbiamo andare a fare 2 maglie alte qui, 2 maglie alte nella seconda maglia alta e 2 maglie alte nella terza maglia alta. Quindi passo qui con una maglia bassa e faccio 2 catenelle, vale come prima maglia alta, rientro di nuovo e vado a fare la seconda maglia alta,
entro nella seconda maglia alte, vado a fare 1 e 2 maglie alte, qui abbiamo la terza maglia alta e andiamo a fare 2 maglie alte, 1 e 2 maglie alte, quindi ogni maglia alta ho fatto 2 maglie alte. A questo punto qui troviamo le maglie alte, quindi prendo il filo sull'uncinetto, entro nella prima maglia a rilievo davanti e vado a lavorare una maglia alta a rilievo davanti, prendo il filo sull'uncinetto, passo dietro e vado a lavorare una maglia a rilievo dietro, quindi avanti e dietro, avanti e dietro, avanti e dietro. Quindi proseguiamo così per tutto il giro, lavorando sempre le maglie a rilievo per come gira il nostro giacchino, e poi ci vediamo qui per continuare. Allora, arrivati al centro della cucitura, vedete la cucitura che unisce i due pannelli, io sono al centro, devo fare la maglia a rilievo, quindi a questo punto prendo il filo sull'uncinetto, entro al centro della cucitura e vado a fare una semplice maglia alta, prendo il filo sull'uncinetto e riparto dall'altro pannello, quindi dalla prima maglia dell'altro pannello, e faccio le maglie a rilievo, quindi avanti e dietro e dietro, avanti e dietro. Quindi proseguiamo per tutta la riga e ci vediamo alla fine per continuare. Allora, terminato il giro di maglia a rilievo, nelle 3 righe vedete ho fatto 2 2 2, a questo punto taglio il filo, poi naturalmente i fili di lavorazione li andiamo tutti a nascondere e faccio un nodino, ok, poi i fili di lavorazione li andiamo tutti a nascondere. A questo punto occupiamoci della manica. Io farò la partenza perché la manica è praticamente dobbiamo sempre ripetere il motivo, quindi io farò la partenza e poi voi lavorerete in base a quanto la volete lunga. Quindi prendo il filo e l'uncinetto e faccio un nodino e parto. Intanto andiamo a contare tutte le maglie e dobbiamo sempre aggiustare il multiplo di 3, perché per fare il punto X ci servono 3 maglie. Noi ci siamo fermati qui alle maglie alte, quindi il giro di maglie alte, quindi noi dobbiamo andare a fare un altro giro di maglie alte, ok? Quindi nel frattempo che noi raccogliamo le maglie alte contiamoli, così in caso dobbiamo aggiustare le maglie le andiamo a aggiustare. Quindi faccio maglia bassa, 2 catenelle che valgono come prima maglia alta, e quindi siamo a 1 2 3 4, quindi lavoriamo le maglie alte e le andiamo a contare per aggiustare il motivo, praticamente il punto X. Ci servono 3 maglie, quindi dobbiamo avere un multiplo di 3, quindi raccogliamo le maglie alte e poi ci vediamo qui per continuare. Ok, sono arrivata alla fine, ho raccolto 48 maglie per la manica. A questo punto ne vado a fare un'altra, quindi sono 49 maglie, quindi andate col dispari, quindi aggiustate il multiplo e aggiungete una maglia. Questa è praticamente la nostra maglia che ci permette di avviare il lavoro, e adesso vediamo perché. Quindi ci chiudiamo nella catenella, quindi questa maglia ci serve per lavorare le 3 catenelle, quindi andiamo a fare 3 catenelle per alzarci e andiamo a fare la prima maglia altissima, quindi nella maglia successiva vado a fare la maglia alta, la lavoro a metà, prendo il filo sull'uncinetto, salto una maglia e vado in quella successiva, chiudo 2 2 2 e 2, faccio una catenella, prendo il filo sull'uncinetto e rientro nelle 2
asoline e faccio la maglia alta. Vedete, questa maglia ci permette di alzarci, quindi ci andiamo a chiudere e a aprire il nostro lavoro da questa catenella. Prendiamo il filo 2 volte sull'uncinetto, entriamo nella maglia successiva e lavoriamo la maglia a metà. Prendo il filo sull'uncinetto, salto una maglia, entro in quella successiva, chiudo 2, chiudo 2, chiudo 2, chiudo 2, faccio una catenella, prendo il filo sull'uncinetto, prendo le 2 asoline e faccio la maglia alta. Quindi 2 volte il filo sull'uncinetto, entro nella maglia e chiudo 2 asoline, prendo il filo sull'uncinetto, salto una maglia di base, vado in quella successiva e vado a chiudere le asoline a 2 e 2, faccio una catenella, prendo le 2 asoline e faccio una maglia alta. Quindi proseguiamo per tutto il giro e alla fine del giro ci vediamo qui per continuare. Allora, terminati i miei punti X, ho fatto l'ultimo punto X, mi vado a chiudere nella catenella iniziale con una maglia bassissima. Ok, faccio 3 catenelle, prendo il filo sull'uncinetto, passo nel punto X e vado a fare 3 maglie alte, 1, 2 e 3. Prendo il filo sull'uncinetto, passo nel punto X, al centro del punto X, 3 maglie alte, 1, 2 e 3 maglie alte. Quindi continuiamo per tutto il giro facendo 3 maglie alte al centro del punto X e poi ci vediamo qui per continuare, quindi completiamo tutta la riga. Allora, terminato il giro di maglie alte, quindi mi alzo con 3 catenelle e vado a riprendere tutte le maglie alte, quindi il secondo giro di maglie alte. Quindi lavoriamo tutte il secondo giro di maglie alte e il nostro motivo si conclude qua con 3 giri. Quindi completiamo la manica con i giri di maglie alte e andiamo a ripetere queste 3 righe per la lunghezza che noi vogliamo, quindi se la vogliamo a 3/4, se la vogliamo lunga, questo sta a noi decidere. Quindi andiamo avanti con i giri per quanto vogliamo lunga la nostra manica. Allora completiamo le maniche e il nostro progettino è terminato, è pronto per essere indossato. Bene, non mi resta altro che salutarvi e darvi appuntamento al prossimo tutorial. Se non volete perdere il prossimo tutorial, attivate la campanellina e iscrivetevi al mio canale. Un saluto a tutti e un bacio, ciao!